Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco e benvenuti al canale di Ecolinguist. E siamo qui per parlare in senese, gli altri due noti, chiaro José e Guilherme, in le sue rispettive lingue. E niente, siamo qui per parlare. Mi chiamo Francesco, in ta vita sono in pittu, ma studio anche scienze naturali, sono appassionato di arte e di natura e parlo in pescimo francese, inglese e spagnolo, oltre che usenese e l'italiano. Mi sono desena, ma usenese, ove parlo anche in altre zone, usenese o ligure, meglio di, ove parlo in altre zone, come in Sardegna o in Còrsega. Hola, bo día, son Yago, son de Vigo, Galicia, son estudante de matemáticas aplicadas, aventureiro tamén, gustame facer aventuras en bicicleta e outros medios pouco convencionais de transporte, falo galego, castelán, italiano, francés, portugués e a menor nivel xa algo de catalán e alemán. Mi nombre es José, soy de Venezuela, hablo español, inglés, un poco de francés y aprendo polaco. I ensenyo espanyol en línia. Hola, em dic Guillem, soc d'una ciutat molt a prop de Barcelona, soc estudiant d'interpretació de piano i parlo català, castellà, anglès, italià i una miqueta d'alemany i una miqueta de coreà. Perfetto. Allora, quello che ogni fa ora sarà di mostrare le parole, insomma, di descrivere, e voi altri dovete capire, voi altri dovete riuscire in la vostra lingua a capire quello che sto dicendo, e poi vediamo se riuscirete tu. Quindi, se posso cominciare con la prima parola, cominciamo dalle parole prima più facili e andiamo via via sempre parole un po' più difficili. Allora, la prima parola è una parola, è un frutto diciamo, molto conosciuto, che sicuramente lo conoscete voi altri, diciamo, è di colore giallo, diciamo che la caratteristica di questo frutto che dà ciunta l'occhio è il fatto di essere agro, non è dolce come tanti altri frutti. Di conseguenza, mentre diciamo, a meia, peia, a pateca o melon hanno colori, hanno un sapore dolce e si mangiano come dolce, questo frutto agro viene usato per dare un sapore acido a mangiare. È un leggiano, un agrume. Se mi ha capito. D'acord, o sigui, entenc que és una fruita que no és dolça. Has dit que no és dolça, com la poma o com la pera. El que no he entès... De quin color has dit que és? Giano. Amarelo, sí. Groc, ok. I has dit que dona un gust àcid al menjar, no? Sì. Porén, Ok. tamén falaches de que pode ser doce ás veces, non, é sempre cítrico. Non ho capito bene. È riondo giano. È imparentato diciamo, con il citron, che in francese l'indica questa parola qui, quella è fa sua amica parola citron in francese. È quello che noi chiamiamo citron o natro pompelmo, o è della medesima famiglia. Ma questo è quello che si usa di più. O mandarino è natro, e clementine. Eu coido que teño a palabra, sí. Perfetto. Llavors, has dit que no és la mateixa fruita que els francesos diuen... O sigui, no he entès la connexió aquesta amb el francès. Sì, allora, me pare che in tu francese a parola citron all'indica una parola che la assomiglia a quello che noi altri in senese chiamiamo citron, asseggia in falso amigo, una parola che è in falso amigo, e non indica quello che in senese si chiama citron, ma questo frutto qui.
D'acord. Em sembla que t'he entès. Va bene. Cosa? José, ¿ti qué? Creo que sé cuál es, pero no estoy 100% seguro. Pero puedo adivinar. Sí, Va parece bene. demasiado sincero para ser verdade, pero imos probar, non? Sí. Questo è facile. Vale, entón Eh, sí, entón sí. Va bene, ora in frutto lo conosci benissimo sicuramente tutti voi altri. Sí. Niente, allora poi mandare alle presentazioni di parole, poi presentare le vostre parole, quindi dimetti Iago cosa ti offre. Eu coido que a palabra é limón. Sì? Eh, José? Y igual, limón. Limón? Guillem? Sí, jo també havia pensat llimona, que en català és una paraula femenina en lloc de masculina, com en el cas del castellà i del català. Ai, del gallec, perdó. Va bene, perfetto, scivola a limón, noi altri diciamo un limón, Ah, igual. limón, lì è facile. Vale. També és masculina, no? Un limón, sì. Mm. Un limón. Perfetto, quindi puoi passare alla seconda parola. Exacto. La seconda parola è un po' più difficile, ma secondo me arrivai tutti dalla medesima maniera. È una parola che diciamo che la gente del mar conosce molto bene, ma anche del si conosce molto bene. Per davvero, diciamo che riferio a Mainga, mi voglio chiedere a Paola che indica quella specie di terra formata per Rujun Duma che si trova prima Duma da Mainga. ¿Me ha capito? Solo entendí la palabra tierra, la verdad. No entendí Sí, jo mucho. també. Allora, Elena, parola relazionata a Uma. Uma, legua. El mar. Ok, vale, Sì? vale. Correcto. Elena Paola relaziona a Uma. Dimmo che non è però inerente a Omanse, ma è quello che voi altri puoi vedere prima di entrare. È quello tipo di terra Exacto. che prima Duma si forma per Rujun e in certe zone alle Cifin, in certe zone alle Cidrua. Exacto. Sí, é a última parte antes de entrar no mar. Non ho capito? Ok, sí, Oh. això és sí, això és el que he entès, però l'últim que has dit no he entès ben bé. Ho detto solo che in certe marine spiagge a vedere Cifin e in certe altre Cidrua. Non, isto último tampouco entendín eu, pero No, creo no, que no entiendo nada de esa frase. Cifin No, aquestes o dues últimes Cidrua. paraules... Entendido. Cideprie o Cifin. Sí. A xente toma o sol sobre esta palabra, digamos, non? É onde, Sì, Ah. sì, por exemplo. sì che Vale. sei. Vale, eu teño a xa. Perfetto. Allora poi mandare presentazioni di parole. Iago, ti mi puoi dire che parola ti è? A palabra en galego é area. Ok. Sí, creo que entendí la palabra por lo que dijo Yago, que la gente toma sol, ¿no? Sí, arena. Perfetto. I la paraula en català és sorra. Zorra. Ah sì? Sí. Vabbè, in senese la chiamiamo arenga. Enna. Ah, vale. Poi in certe zone le italianizzò la chiamano sabbia, però sai va arenga. Ora andiamo a una parola un po' più difficile, che sei va a terza. A terza parola è un po' più difficile, ma secondo me anche chi arriva ai voi altri. Questa parola qui si intende una sostanza che ora poi riusciamo a chiamare una sostanza chimica, ma una volta usavano per avvelenare la gente, per intossicare di sé, a può essere pigiata da una pianta come da una pria.
C'è tanti personaggi storici che sono morti per l'uso di una di queste sostanze qui. Una può essere cicuta, come Socrate, un'altra può essere il cianuro. Voglio domandare a Paola che si riferisce di una maniera generale a tutte queste sostanze. Vale, ¿Me ha capito? ¿esta sustancia viene de un animal en específico? Allora, dimo che in generale gli uomini tendono a pigiarla dalle piante o dalle prie, ma su una varietà di sostanze che possono fare male a persona e massala, ma si possono trovare in tutta la natura. Quindi in te bestie come in te piante, come in te una pria o qualcosa di inorganico. Mais estamos a procurar unha palabra xeral, porque dixeches que non é cianuro, non é cicuta, é unha palabra xeral Sì, para todas estas sustancias. generale, Vale, che si riferisce a tutte. ok. Che sei? D'acord. Sí, Perfetto. creo que sí. Digamos que sí. Ok, gli antighe? Sí, la tinc. Perfetto. Allora poi una presentazione di parole, se gli hago un po' di questo l'intende. Pois non estou super seguro, porque a única palabra coa que dei é veleno, pero non sei se é demasiado xeral e buscamos algo distinto. Sì, toevo di quello lì. Yo también, veneno. Va bene? Sí, i la meva... Jo n'he posat dues, he posat verí, però també existeix la paraula metzina. Em sembla que hi ha una lleugera diferència de significat, però no n'estic segur ara. Generalment s'utilitza verí, però metzina potser és un registre una mica més formal. Ho capito. Mia, noi altri in senese dimo töschegu. In tante zone che dicono veleno da mesima maniera, ma dimo che come è normale che se ti parli una lingua in Italia tante parole si italianizzano. Mi che dico töschegu. Moi ben, interesante. Sì, non so da dove viene fuori. Vabbè, e quindi niente, puoi andare a quarta parola, che anche lì secondo me mi ha capito. E ora dimo con l'strumento che si poteva definire musicale, però con attenzione, perché è qualcosa che in generale le relaziona a un sonno, ma è un sonno non fatto in vita comune di tutti i giorni di uomini per fare rumore, per fare una musica, ma per fare rumore. Questo rumore può essere usato se c'è magari in te crave, in te vacche, in te bestie domestiche, per segnare, per marcare la posizione delle bestie in tu terreno, in tu scito du contadino, no? Ma anche un cagnin, no, te li metteva, non si vede più, guai. Ma mi diceva, se può usare anche in te feste tradizionali, ma mi diceva che l'uso che la gente ha in ta testa è quello di marcare l'ua. Perché anticamente la gente, non avendo un reloj, cosa faceva? Avevano bisogno di sapere più o meno che qual è. E metti che non gausso, e non ti te per orientare bene, allora, che sto strumento qui, in cima del campanino in chiesa, che serviva apposta a marcare l'ua. 1, 2, 3 del pomeriggio. O a tante 8 di notte o sera. Vale, para marcar, por lo que entendí, se necesita fuego para marcar el número o no. No. ¿No? No sé, Jo he entonces. entès que és un instrument que es pot definir com a instrument musical, Sì? però que també es troba a la natura. Has dit... Bueno, a la natura. Has dit que s'utilitza, per exemple, en alguns animals per marcar la posició
i has dit que s'utilitza també a les esglésies per marcar l'hora, no? Sì, più o meno sì. A seconda che ti divide Ok. bestie, udivo per dire Mhm. che un suonaggio che se mette al collo delle bestie, serve ai Sì, sì, sì. contadini, ai bestie a quelli che tengono le bestie, per sapere più o meno dove sono le bestie, per localizzarle Mhm. di sé. Entón, estas poden ser de distintos tamaños. Haiche ese instrumento Poi, grande, moi pequeno, non? può essere così come grosso, Exacto, come... exacto. Sì, Moi ben. Eu xa estou. Vale. perfetto. Cose di che? Sí, creo que entendí al final. Va bene, perfetto. Allora, mi fa piacere che capi. Quindi volevo... Quindi niente, poi andare per Iago e dire questo là ti offre. En galego falamos dunha campá. Va bene? Di che? Cose? En español, campana. Campana. Di che? A posto? E Guillem? En català també seria campana. Sì? En el cas de les campanes que es col·loquen al coll dels animals, s'utilitza una paraula diferent que és esquella. Ho capito, ho capito. Noi altri in generale si può dire campana. Campana. Poi, cosa succede? Che per forza, se hai una campana grossa o una campanù, se hai una campana piccina o una campanì. Se è tanto piccina come quelli che ti permette al collo non di una vacca, ma di un cagnin, di una bestia piccina piccina, si può chiamare suonaggio. Se mi capito. Ok, va bene. Sí. Perfetto, quindi puoi andare a quinta parola. A quinta parola, che è più difficile. Chi mi riferisco a una bestia specifica e a lei difficile perché, essendo a quinta parola, abbiamo visto che comunque mi capite bene. Vede se riuscire a identificare sta bestia che non è guai facile capire. Allora, sta bestia qui è un bestino piccino insetto, di colore variabile, che tende a essere verde, alla alla diciamo un portamento slanciato, esile, piccinetto, non è robusta come può essere un barbollo. E dimo che la sua caratteristica principale è quella di tenere le zampe che ha in davanti come zampe con le spine che vengono usate per ciappare e prede, ciappare gli altri bestini che si mangiano. Avete capito? Queste man hai tegne di una maniera che paca preghe. Per suo motivo chi se dice che è religiosa. Questo Vale, ¿es una planta o es un insecto? l'insetto, l'investino. Un insecto. Ok. E poi che Guillermo che segge. Em sembla... O sigui, he entès que és un insecte petit, normalment és verd, però el color és variable, i que per la posició de les potes has dit que a vegades es refereix, o sigui, la gent s'hi refereix com a religiosa, no? Per la posizione che tiene in te zampe che ha davanti. Hai tiene Sí, una maniera les potes de davant. che dice, sì, che paca preghe. Sí, Se ti que me sembla que capì. estigui resant. Sì, o a campana. La campana. Esperamos un poco, esperamos. Voy a cerrarla. Voy a cerrar la ventana un segundo. Ok, perfetto. Ora, mi pareva che Guillermo che fisse il suo nome di sta Sì. bestia qui, mentre José aveva un po' dei problemi e Iago più o meno, dipende. Allora, secondo me per José quello del Venezuela può essere un po' più difficile
perché è di un paese distante e per essere che ste bestie qui che più o meno sono dappertutto, me pa, hanno di colori diversi, perché chi in Europa tende a essere più verde, ma un tratto caratteristico che non ti deve confonde, è il fatto di questo insetto che è sempre che là davanti, è sempre davanti, quello è vicino alla bocca, sono fette per catturare e prede, sono fette per essere un predatore che è sta bestia, no? Ha una posizione particolare, tanta levea che in tante lingue romanze si chiama religiosa. Vale, lo entendí. Esta é a pista chave, Entendí. desde logo. Vale. Sì. Entendí. Iago ti me capiu. Sí, custoume, ata a última frase que dis custoume ou custounos, pero aí na última pista eu penso que dá a palabra, non la das, sí. Entón eu estou listo, sí. Va bene. Allora niente, se Iago me può dire a Sir Paola. Pois sí, en galego hei de admitir que tiven que buscar a palabra oficial e que non a sabía, dice carballesa ou barbantesa. E hai máis nomes, pero estes son dous, por exemplo. Ho capito. José? Muy diferente, pero yo creo que es mantis. Sì. Che son ciù. Sí, aquí jo crec que hi ha molta gent que també li diu mantis, però la paraula en català és pregadeu o plegamans. Pregadeu és una paraula composta Sì. en la qual la part prega és de pregar, de resar, i Déu és doncs l'entitat no em sortirà la paraula. Bueno, la entitat religiosa, la Ho deïtat. capito. En galego, perdón, diría que moita xente diría mantis, o mellor estas palabras carballesas barbantesas son máis cambia moito segundo a zona na que vivas, non? Entón, carballesa, por exemplo, imagino que ven de carballo que é unha árbore, por exemplo, moi típica na nosa terra. Pero mantis, todo o mundo entendería efectivamente. No, interessante, mi gustan questi nomi popolari o specifici. Mi altri che dimmo, aspetta, un po' vaia, o cateinetta, o cateina divota. Pois moi ben, 5 de 5, eh? Sì, Ezechiel, tu mi fa tanto piacere. So Yeah. guys, we've reached the end of the game. Congratulations, everybody. You got all the words right? You had no trouble with guessing any of them? Un poco. Yeah, no, that was a lot easier to understand than I thought. There was a lot of words that had a lot of those vowels that are combined with, A and E, I guess. And those were the ones that were taking me so much to understand. But the keywords, everything is in the keywords, I think. As for me, I guess Italian really helped a lot, but also there were some words that changed and I couldn't get. And as Francesco said, the words were increasingly a little harder. So yeah, it was a nice challenge, definitely, yeah. Mm-hmm. And Francesco, what do you think? No, I'm quite impressed and happy, especially for Guilherme. He understands more Genoese than a lot of Italians. I don't know. Maybe it's because when I speak it with my family or persons that actually doesn't speak it, maybe I speak it more fast. I don't know. Now I was trying to be more clear. But I'm really impressed about everyone, but especially Guillermo. Yeah, Catalan in some aspects is a little closer to like Italian and French than Spanish is, I suppose. So speaking both, well, it makes you have an easier time understanding other such languages. So when you have
you know, these other languages of Italy, it tends to be, I think it's a little bit easier for us to understand them. I had a little bit of trouble towards the end of the definition for sand. And like sometimes I just got kind of lost in the sentences and just got like keywords. But I think all in all, it was definitely not terribly hard. Sí, la palabra arena yo la entendí por Yago, si no la hubiese entendido. Axudámonos, é verdade, sí.